Amici di Solfatara News, eccoci di nuovo qui, sospesi tra cielo e caldera, in quel punto fragile dove la quotidianità incontra la forza profonda della Terra. Ogni volta che accendiamo i nostri droni e li lanciamo sopra Pisciarelli o dentro la conca della Solfatara, siamo consapevoli di entrare in un mondo che respira, ribolle, cambia volto senza preavviso. Un mondo che, negli ultimi mesi, sta accelerando come non vedevamo da tempo. La vostra presenza, la vostra attenzione e il vostro sostegno sono ciò che ci permette di raccontare questi cambiamenti giorno dopo giorno, senza filtri e senza timori, perché questa terra non concede distrazioni. Chi vive nella caldera deve sapere. Un benvenuto anche a chi è appena arrivato sul nostro canale. Siamo presenti anche su Instagram, TikTok e nel gruppo Facebook Solfatare News Group, dove ogni giorno raccogliamo segnalazioni, confronti diretti dai vari quartieri, discussioni su quello che succede e soprattutto un mosaico di testimonianze che raccontano un territorio sempre più in movimento. Grazie di cuore anche a chi sostiene il nostro progetto su GoFundMe. Il monitoraggio indipendente sopravvive grazie a voi. Questa mattina siamo tornati nella zona della fumarola Pisciarelli e quello che abbiamo trovato è un quadro ormai familiare, ma non per questo meno inquietante. La bocca principale continua a essere colma di acqua e fango, spinti verso l'esterno da una pressione che, a occhio, sembra persino aumentata. I gas sono densi, torbidi, quasi solidi quando si alzano in punta di drone. L'intera area circostante è immersa in un degassamento continuo che non accenna a rallentare. La temperatura che abbiamo rilevato oggi nella bocca è di 101,8 gradi centigradi, praticamente un boiler naturale a cielo aperto, ed è impressionante vedere come la zona non riesca più a disperdere il calore, accumulandolo come una pentola a pressione che fischia senza fermarsi. Ci siamo poi spostati verso la Solfatara, dove la situazione non è meno intensa. La Bocca Grande sta lavorando con una forza che raramente abbiamo visto negli ultimi anni. Getti di vapore vulcanico densi, abbondanti, continui, come se il sottosuolo stesse spingendo con maggiore energia per liberarsi della pressione interna. Anche le fumarole minori, quelle che di solito si limitano a sbuffare in modo intermittente, oggi mostravano un degassamento robusto e costante. La temperatura misurata alla Bocca Grande è stata di 179,8 gradi centigradi, un valore che parla da solo. Lì sotto qualcosa continua a scaldarsi. Mentre sorvolavamo non abbiamo potuto ignorare ciò che è accaduto ieri sera. Intorno alle 21 nella zona del Golfo di Pozzuoli si è verificata una scossa di magnitudo 2,2, avvertita nettamente da molti residenti. Un evento isolato? Non proprio. Negli ultimi giorni la sismicità ha mostrato piccoli segnali di rialzo, con vibrazioni brevi ma frequenti. Ed è curioso, per non dire preoccupante, osservare come il battito del suolo sembri seguire un ritmo sempre più serrato, come se qualcosa stesse organizzando una nuova fase del bradisismo. Proseguendo verso la costa, abbiamo sorvolato via Napoli e l'intera linea litoranea fino al porto di Pozzuoli. Le immagini parlano in modo fin troppo chiaro. Il mare indietreggia e lo fa a occhio nudo. Le scogliere che fino a pochi anni fa erano sempre lambite dall'acqua, ora emergono quasi completamente. L'innalzamento del suolo continua costante, circa 25 mm al mese, e il punto maggiormente coinvolto rimane il rione Terra. Qui il fenomeno è evidente senza bisogno di strumenti. Basta guardare come il mare si ritira metro dopo metro, lasciando spazi che prima non esistevano. Ancor più inquietante è la Darsena. L'acqua presente è quasi esclusivamente piovana, accumulata dopo i temporali, non più acqua di mare. Questo dà la misura precisa di quanto si sia sollevato il fondale. Nel porto i lavori per il nuovo zatterone procedono, ma dalle immagini appare chiaro che la velocità non è proporzionata all'urgenza. Si sta costruendo un piano d'appoggio per permettere alle navi di attraccare nonostante il fondale sempre più basso, ma con il ritmo attuale rischiamo una situazione paradossale. Quando sarà finalmente pronto, potrebbe già essere insufficiente. Il sollevamento del suolo sta correndo più veloce dei cantieri. La situazione non migliora nella zona degli ormeggi. Sotto la banchina il fondale è praticamente secco.
Le barche sono sospese su pochissima acqua e questo rende evidente che la capacità di attracco è ormai al limite. Un colpo di vento, un giorno di mare più mosso e molte imbarcazioni potrebbero trovarsi senza sufficiente galleggiamento. Dal mare siamo tornati alle radici del fenomeno, sorvolando il tempio di Serapide, il punto simbolico del bradisismo flegreo. Nei periodi di quiete, il pavimento del tempio è sommerso dall'acqua di mare. Oggi invece è completamente asciutto. Quella che si vede nelle vasche è solo acqua piovana. E non è il solo dettaglio curioso. Con la termocamera abbiamo rilevato un'anomalia a 33,3 gradi centigradi, circondata da scie più calde, nonostante fossero coperte da uno strato d'acqua piovana. Con una temperatura ambiente di 14 gradi, questo non è affatto normale. Un punto caldo sotto l'acqua indica un trasferimento termico dal sottosuolo e anche se non possiamo trarre conclusioni affrettate, merita attenzione. Torneremo lì spesso perché un'anomalia termica in un'area simbolo del bradisismo non è un dettaglio da sottovalutare. Infine, siamo passati su via Antiniana per un nuovo rilievo termico. Il manto stradale ha mostrato una temperatura massima di 43,6 gradi centigradi, mentre sotto il guardrail abbiamo registrato un picco impressionante di 91,9 gradi. Il terreno appare ancora in fase di assestamento e non è escluso che nei prossimi giorni queste temperature possano aumentare ulteriormente. Anche qui il calore che filtra dal sottosuolo racconta di un sistema vulcano-idrotermale che sta spingendo con energia crescente. Questa terra si muove, respira, si scalda e si rimodella ogni giorno. Lo fa da millenni, ma oggi lo sta facendo con un'intensità che chi vive qui sente sulla pelle. Continuare a monitorare, documentare e raccontare è fondamentale, perché solo conoscendo ciò che accade possiamo affrontarlo con consapevolezza. Grazie per essere arrivati fin qui. Ci rivediamo domani con un nuovo sorvolo, nuove immagini e nuovi dati da analizzare insieme. Restate con noi perché la caldera parla e noi continueremo ad ascoltarla.